nostra Italia, fatta da più di 50 milioni di italiani sparsi per il mondo con i loro figli e nipoti. E se si prova a chiedere a uno di loro qual è l'emigrante più famoso? Giuseppe Garibaldi, perché lui è andato in Brasile, ha fatto delle rivoluzioni anche qui, si è sposato con Anita, che era brasiliana. Garibaldi non è una via o una piazza o una statua. Agli italiani d'Italia sembra lontano nei capitoli di storia. Ma per gli italiani del Nuovo Mondo la strada della storia è molto più corta. Garibaldi che combatte è uno di loro, un emigrato. Il primo di cui andare orgogliosi di fronte agli stranieri nella fatica dei mestieri più umili. Gli italiani sono guerrieri e rivoluzionari quando Garibaldi guida le rivolte in America Latina. Al suo fianco ha una donna leggendaria, una brasiliana affascinante, Anita. Rio de Janeiro accoglie molti rifugiati in fuga dalle persecuzioni dopo le battaglie perse del risorgimento italiano. Un giovane scrive così alla mamma. Sono andato in America perché mi avevano detto che le strade erano lastricate d'oro. Sono arrivato e ho scoperto che le strade non erano lastricate. Di più, ho scoperto che io dovevo lastricarle. Mia nonna doveva avere 11 o 12 anni quando è venuta in questo paese. Ci ha sempre detto chiaro e tondo: siete americani adesso, ma dovete ricordare il passato. E nel passato c'è un Far West italiano. Il trombettiere del 7° Cavalleggeri si chiama John Martin, ma il suo vero nome è Giovanni Martini, un altro ex garibaldino emigrato. Anche un nobile italiano, il conte Carlo di Rudio, combatte col grado di tenente nel 7° Cavalleggeri. Sono 6 gli emigrati arruolati col generale Custer, tra cui il direttore della banda e il responsabile delle provviste alimentari. Nel massacro di Little Big Horn, tutti e 6 riescono a salvare la loro vita. Subiscono anche un processo per questo fatto incredibile, ma le accuse cadono nel nulla. Charlie Siringo è figlio di 2 emigrati italiani. Cattura Billy the Kid e diventa il più famoso cowboy del Far West. L'unico che riesce a fare veramente i soldi perché vende più di 1 milione di copie della sua autobiografia, considerata ancora oggi una sorta di Bibbia dei cowboy. Nel Veneto non c'erano le condizioni per vivere. Anna Rech era vedova con 7 figli. Così decise di tentare l'emigrazione in Brasile perché c'era tanta terra e tanta polenta. Anna Rech si imbarca con i suoi 7 figli, di cui uno handicappato. Spende tutto per il viaggio. Le rimane solo una certezza, la sua voglia di lavorare e di sopravvivere. Quando è arrivata Anna Rech, c'erano solo 2 case in costruzione. Ma lei aveva visto che c'era acqua in abbondanza e voleva una casa. Era intenzionata a iniziare un commercio. La casa della vedova diventa una locanda e la sua storia finisce con la fondazione di una città. Piccola grande donna, Anna Rech riesce a sistemare tutti i suoi figli. Nascono tanti nipoti e tanti pronipoti. Si moltiplicano generazione dopo generazione. Oggi Anna Rech è il nome di una cittadina popolata dai discendenti della vedova veneta. Una cittadina che i turisti italiani in Brasile ignorano. Come del resto ignorano Nova Padova, Nova Vicenza, Novo Tirol, Nova Milano. Il mio nonno Gattai era un uomo libero, di pensiero libero, lui diceva io sono un cittadino del mondo
e lui era anarchico. È venuto con una centinaia di uomini per fare in Brasile una colonia sperimentale socialista. Anche altri inseguono le utopie. Pensano che il Brasile sia una sorta di terra promessa dove fondare comunità perfette per vivere in armonia. Piantano il mais per fare la polenta, allevano galline e maiali. Ma basta poco, basta una malattia, la visita di un dottore, l'acquisto di alcune medicine per perdere anni e anni di risparmi. Le colonie sperimentali falliscono, ma lo spirito di quegli emigrati sopravvive. Hanno lavorato gli italiani, hanno sudato. E la maggior parte, non è vergogna a dirlo, noi non tampoco, molta gente era analfabeto, neanche scrivere, però sapevano lavorare, onesta e alta moralità. Padre Bandini è emigrato negli Stati Uniti assieme ai suoi parrocchiani. Li convince a unire risparmi per comprare 400 ettari incolti nello stato dell'Arkansas. Guidati dal loro parroco, i pionieri italiani si trasferiscono nella nuova terra. Fondano una città che viene chiamata col nome di Enrico Tonti, emigrato loro antenato. Tonti Town, la città di Enrico Tonti, diventa un'azienda modello. Gli emigrati coltivano con metodo, fanno arrivare dall'Italia sementi e larve di insetti per combattere i parassiti. Le mele, le cipolle, le granaglie che producono diventano famose. Tonti Town in Arkansas, come Roseto in Pennsylvania, che prende il nome da Roseto dell'Abruzzo, sono città ricche e tranquille, ma non sono certo comprese tra le mete turistiche degli italiani. Quando si alzava il sole, hasta la notte, lavorando e lavorando, per fare andare questa azienda, questa fattoria. Hanno fatto l'America, ma hanno fatto alla America. I primi emigranti partono dal nord, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dalla Liguria. Monsignor Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, sottopone al Papa la costituzione della Società di San Carlo per gli emigranti. Nascono così i sacerdoti missionari scalabriniani. Con un vero spirito missionario emigra anche Francesca Cabrini. È destinata a salire sugli altari, a diventare la prima santa americana. Ma all'inizio la vita da emigrata non è facile neppure per una santa. La Chiesa degli Stati Uniti è composta in maggioranza da preti e vescovi di origine irlandese e non si dimostra affatto aperta verso i nuovi immigrati. Madre Cabrini bussa a tutte le porte per ottenere assistenza. Prendi la prima nave e tornatene in Italia, le dice l'arcivescovo Michael Corrigan. Santa Francesca Cabrini torna in Italia, ma solo per vivere il dramma di un popolo. Rifà 27 volte il viaggio in nave sull'Atlantico con gli emigranti per assisterli fin dall'inizio della loro avventura. Molta gente sono venuti qui in America per cercare l'American Dream, il sogno americano. Cercare il sogno americano richiede un piano, dei soldi, una famiglia solida e forte. I primi risparmi che gli emigrati mandano a casa sono valuta pregiata. Più dollari arrivano, più emigranti partono. L'Italia si svuota. Anche i conflitti sociali diminuiscono. L'Italia di oggi non sarebbe esistita senza i suoi emigranti. L'Italia sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso di se stessa se milioni di italiani non fossero partiti. Per molti che sono venuti con queste navi, era triste fare un viaggio di 20-25 giorni nel mare. Non vogliamo parlare perché sono cose oscure e schifose. Lasciamole stare queste cose. Quel tale si è arricchito buttando a mare gli emigranti. È una frase che si sente spesso all'inizio del secolo. Speculatori e delinquenti organizzano viaggi clandestini e quando vengono scoperti, senza alcuna pietà, si sbarazzano subito degli esseri umani che hanno a bordo, scaricandoli nelle acque dell'oceano. Le chiamano navi di Lazzaro, le vecchie carcasse spacciate per eleganti piroscafi dalle pubblicità. Lazzaroni sono gli armatori e i trafficanti.
senza scrupoli, succhiano tutti i risparmi a gente che viaggia verso l'ignoto. Una volta a bordo, i passeggeri non hanno più nessuna difesa. 30 giorni per raggiungere New York, 40 per arrivare in Brasile. Si fa in tempo a vivere e a morire tra le epidemie di morbillo e di febbri virali. Nella stiva non ci sono cabine e neppure servizi igienici. Viaggiano stipati come bestie. La puzza sotto coperta è insopportabile. Sul ponte almeno si respira. Sul ponte si stendono i panni del bucato, si macellano gli animali per avere carne da mangiare. Sul ponte si assiste in silenzio ai funerali in mare, quando bisogna far scivolare tra le onde i corpi dei più sfortunati. Si rimane colpiti nel vedere come è arrivata qui quella gente. Non avevano niente, soltanto una mela, una cipolla e un pezzo di pane. E hanno portato la famiglia nella speranza di una vita migliore. Ci penso spesso. È un viaggio che ha fatto anche la mia famiglia. Ellis Island. Chiusi in un'isola a un braccio di mare dalla Statua della Libertà, bisogna scontare la quarantena. Per un niente si può tornare indietro più disperati di prima. Basta un glaucoma riscontrato durante la visita oculistica per essere reimbarcati sulla stessa nave. Dopo i medici ci sono i poliziotti della frontiera e non uno che si sforzi di capire cosa dicono gli italiani. È un attimo a quel punto cambiare nome. Quando ho cominciato a fare cinema, mi suggerivano di cambiare il nome. Il nome non l'ho cambiato e ne sono contenta. Il mio nome mi piace, ne sono fiera. Sono orgogliosa di essere italo-americana. Non vedo perché dovrei nasconderlo e fingere di essere qualcos'altro. Boss significa capo. Questo gli emigranti lo imparano subito. I bossi, i capi, osservano i nuovi arrivati, pronti a offrire contratti di lavoro. Ma bisogna pagare una tangente. I bossi sono tutto, caposquadra e sorveglianti. Hanno l'appalto delle mense e delle pulizie. Più emigranti riescono a catturare, più diventano ricchi. E la caccia comincia appena i disperati mettono il primo piede in America. Ventre libero. Così viene chiamata una legge del governo brasiliano. È per la legge del ventre libero che milioni di italiani partono. Il nonno genio dice: questo è il futuro della mia famiglia. E anche lui è partito per Brasile, ha segnato un contratto quando non sapeva che veniva per sostituire la mano schiava. La legge del ventre libero garantisce la libertà futura a tutti nati da una madre schiava. La madre resta schiava, ma il suo ventre, e quindi i suoi figli, no. Loro sono liberi. I prezzi degli schiavi raggiungono quotazioni folli. I proprietari delle enormi fattorie brasiliane, i fazenderos, fanno i loro conti. Gli italiani sono più convenienti. Arrivano ad anticipare i soldi per il biglietto di sola andata dall'Italia e ne catturano molti con contratti vincolati. Il costo del viaggio e le spese per sopravvivere all'arrivo saranno un debito che gli emigrati dovranno pagare per anni. In alcune regioni brasiliane erano trattati come i sostituti degli schiavi. Padroni e serpenti. Serpenti attorno alle baracche e nei campi da zappare. Padroni che bruciano le lettere di risposta dall'Italia per evitare malinconie e nostalgie. I padroni italiani non sono da meno. Operaie e operai del Magnificio Rossi sono turbolenti, troppo sindacalizzati, troppi scioperi. Vengono trasferiti in blocco in Brasile e il padrone paga pure il viaggio. Quando ho passato l'equatore, io ricordo di essere stata sulla nave tutta la notte per salutare
la stella polare, l'ossa maggiore e l'ossa minore, perché mi sono trovata di colpo che scomparivano queste stelle e che mi trovavo con un cielo stellatissimo, con tante tante stelle, ma tutte sconosciute. L'emigrante è la nuova figura sociale del secolo e Charlie Chaplin lo trasforma nel protagonista di un suo film. La gente si conosceva tutta, di strada in strada. Era come una grande famiglia composta da centinaia e centinaia di persone, di emigranti italiani. Venivano tutti assieme a ondate. Potevano essere di Napoli o della Puglia, ma erano come una grande famiglia. San Francesco è il santo più amato dagli italiani e all'inizio del secolo San Francisco diventa per un quarto italiana. Molti emigrati sono venditori ambulanti e spesso per attirare i clienti alla loro bancarella si lanciano in esibizioni canore. Anche così nasce lo stereotipo dell'italiano che urla, canta e gesticola. Giacomo Merola si trasforma da povero emigrato in impresario teatrale. Diventa direttore della Grand Opera House, l'unico teatro in grado di fare concorrenza al Metropolitan di New York. Riesce a portare a San Francisco anche Enrico Caruso. Il grande tenore ha appena finito di cantare quando un terremoto distrugge la città. C'è da rimpiangere le eruzioni del Vesuvio, commenta Salvo per Miracolo. Questi sono i rasoi a mano che usava mio nonno. Hanno più di 100 anni. Con uno di questi rasoi mio nonno faceva la barba a Enrico Caruso. Quando io ero ragazzino, la domenica a casa, tutti dovevamo stare immobili e silenziosi ad ascoltare Caruso. La passione per la lirica dilaga in tutta l'America, ma non c'è solo Caruso. Rosa Ponselle è figlia di emigrati italiani. Vengono da Napoli e si chiamano Ponzillo, ma il cognome in America cambia in Ponselle. Rosa incide la sua voce nei dischi per la gioia di milioni di fan. Diventa la più grande cantante del mondo. La chiamano la Caruso dei soprani. Secondo me siamo gente sincera e onesta, che ama o odia. Le nostre emozioni sono intense. Non penso sia solo un luogo comune. Una cosa la amiamo o la odiamo, e da questo nasce il melodramma. Amedeo Giannini, genovese, fa il fruttivendolo ambulante a San Francisco. Ha un'intuizione e apre una piccolissima banca per gestire i risparmi degli emigrati, The Bank of Italy. Si salva dal terremoto e riesce a salvare i soldi della banca trasportandoli con una barca. Torna subito nella città distrutta e mette un banchetto sul porto, quasi fosse ancora un ambulante. Quel banchetto è il suo nuovo ufficio. Solo basandosi sulla fiducia e su una stretta di mano, inizia a prestare i soldi a quanti vogliono ricostruire la città. Amedeo Giannini
Presta e ripresta i soldi a chi ha voglia di lavorare, anche senza garanzie. La sua piccola banca diventa The Bank of America, la più grande banca privata del mondo. Lui continua ad avere intuizioni felici. Finanzia il sogno di ogni famiglia, possedere una macchina. Finanzia l'industria del cinema che sta nascendo a Los Angeles. Il suo motto è: prestiti alle persone piuttosto che alle imprese. E molte persone diventano imprese, come l'italiano Joseph Zeppa con i suoi pozzi di petrolio nel Texas. Mio padre è rimasto qui perché ha conosciuto mia madre. Mia madre faceva la sarta, lavorava in fabbrica a Brooklyn. Gli italiani si adattano a tutto, anche a stare sospesi nel vuoto per costruire i grattacieli pur di lavorare. Anche a stare immersi tutto il giorno nei barconi che raccolgono l'immondezza della grande New York. O a frugare tra i rifiuti in cerca di materiali da riciclare. È una vita dura, ma per le donne è ancora più dura. La prima cosa che hanno fatto le donne italiane quando sono arrivate in America è stato svolgere lavoro a domicilio, fare le domestiche. Mia nonna si portava a casa panni da lavare o da cucire. Poi lei e le altre hanno cominciato ad andare a lavorare in fabbrica. In una fabbrica di New York lavorano assieme emigrate italiane, ebree, russe, irlandesi, unite dallo stesso destino. Sono chiuse a chiave dentro il laboratorio tessile perché non perdano tempo e non abbiano distrazioni. Scoppia un incendio e non possono fuggire. 146 donne, madri, mogli e emigrate muoiono. Le manifestazioni di protesta scuotono New York. I padroni finiscono sotto processo. La Lega dei lavoratori tessili innalza cartelli scritti in tutte le lingue. Gli emigrati chiedono di poter lavorare in pace per far vivere le loro famiglie. Convivere con tutti. E cercare di lavorare, di non vivere a spalla di nessuno. Era e è il vero senso dell'italianità. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Il dilemma per le donne italo-americane era come mantenere la famiglia secondo la tradizione che era stata loro tramandata e al tempo stesso anche come riuscire a mantenerla economicamente. Quanto vale il seno di una donna sul mercato? Molto. Lavorare usando il seno, ovvero trasformarsi in balie, significa guadagnare più del triplo di un operaio. Paradossalmente, le italiane hanno un vantaggio causato proprio dalle idee razziste diffuse in mezzo mondo. Innanzitutto sono bianche, possono esibire bianche grandi tette. Poi vengono da un paese di solide tradizioni e antica cultura. Alle balie i padroni offrono bei vestiti e un ottimo trattamento. Vitto e alloggio sono compresi. Ma ci sono molti ma. Vengono controllate in tutti i modi. Il loro seno, il loro latte, la loro morale, la loro famiglia. Durante l'allattamento non possono convivere col marito, anzi, non possono neppure vederlo. Vengono allontanate anche dai loro figli. Non devono vivere emozioni che possano danneggiare il latte. La produzione deve andare interamente ai padroni che l'hanno comprata in anticipo. I contratti da balia possono prevedere di tutto, dai controlli fisici più intimi all'obbligo di mangiare quasi esclusivamente carne di cavallo perché si ritiene che faccia produrre un latte migliore. Mamma, solo per te la mia canzone
vola. Le balie italiane sono le più apprezzate. L'Italia è un paese di tette nell'immaginario del nuovo mondo. Guarda, ti voglio bene, queste parole. Il razzismo è una brutta bestia. Per le balie funziona al contrario, ma nel resto della società gli italiani subiscono il razzismo più duro e violento. Gli italiani hanno subito più volte il linciaggio. Siamo secondi come numero di linciaggi dopo gli afroamericani. La comunità italiana ha subito il più grande linciaggio di massa mai avvenuto negli Stati Uniti. Lo statuto del Ku Klux Klan propone l'eliminazione dei negri, degli immigrati cattolici, cioè degli italiani innanzitutto, e degli ebrei. Nella graduatoria del razzismo, gli italiani sono secondi solo agli afroamericani per numero di linciaggi subiti, ma sono primi per aver subito il più grande linciaggio di massa. Li chiamano negri bianchi. Il capo della polizia di New Orleans viene ucciso in uno scontro tra bande. 11 italiani finiscono in galera, accusati di essere mafiosi. Poco importa che anche il capo della polizia risulti compromesso con la mafia. La folla si accalca di fronte alle prigioni. Il carceriere apre le porte. Gli italiani vengono uccisi per strada e impiccati ai lampioni. Una serie di linciaggi contro italiani avvengono in Louisiana e in altri stati, contro comuni lavoratori, non certo contro briganti, anche se a volte per un immigrato non c'è scelta tra la miseria più nera e la malavita. Il cammino è lungo nella vita. Molta gente nella strada sono, non so, o una disavventura, o un mal cammino, o una mala compagnia. Uno può essere ridotto a delinquente o prostituta, chiaramente. Il Ku Klux Klan ha 5 milioni di iscritti. Sui fatti di New Orleans, i giornali americani scrivono: è stata fatta giustizia contro dei briganti. La vita dell'immigrato nei primi anni, abbandonato dal governo italiano e senza la protezione del governo americano, fu tremenda. La vita fu un filtro che lasciò passare soltanto quelli di pelle molto dura, molto resistente. Quelli che non sono diventati matti o delinquenti erano degli eroi. Quelli che sono eroi lavorano a testa bassa, tenendosi l'anima con i denti. Per fame o per disinformazione, alcuni finiscono a lavorare anche quando gli altri scioperano. Persino i democratici e i sindacalisti prendono a botte gli italiani immigrati accusandoli di essere degli strike breakers, ovvero dei crumiri. Domenico Tonini emigra nel 1912. Riesce a comprarsi un camion che lui chiama tracco, nell'inglese pasticciato parlato dagli italiani di New York. È molto orgoglioso del suo tracco e se ne va in giro a vendere vetri che lui stesso produce. In Europa scoppia la Grande Guerra. L'Italia si ricorda di essere una patria anche per gli emigrati e vuole arruolare chi se n'è andato oltreoceano, ma nessuno può permettersi di perdere il lavoro. Pochi si imbarcano per ritornare, molti si imboscano. Domenico Tonini chiede e ottiene la cittadinanza americana. Pensa di aver risolto il problema e invece anche gli Stati Uniti entrano in guerra. Domenico Tonini si ritrova in divisa nell'esercito americano. Una delegazione del governo italiano arriva a Washington. Bisogna discutere quanti uomini, quanti cannoni e quanti dollari gli americani riverseranno sul fronte italiano. Molti emigrati e figli di emigrati si arruolano sotto la bandiera a stelle e strisce. Si arruola anche Fiorello La Guardia, un giovane che comincia a farsi notare nel panorama politico degli Stati Uniti. In Italia, Fiorello La Guardia diventa pilota. Dal cielo attacca con coraggio le linee nemiche. Viene decorato con la Croce di Guerra al Valore dal re Vittorio Emanuele III.
Ci sono fratelli che si ritrovano a combattere insieme nelle trincee, solo che uno veste la divisa italiana e l'altro quella americana. Io ricordo che guardavamo con i miei fratelli dal balcone arrivare tutti i treni della Croce Rossa che venivano dalla regione del Trentino, e mi ricordo che ingenuamente con mio fratello dicevamo: guarda, si vede che la guerra oggi va bene perché non sono arrivati quasi feriti. Il primo soldato americano che muore combattendo in Europa in realtà è un italiano, un emigrato che è diventato cittadino degli Stati Uniti. Il suo corpo viene riportato nella nuova patria. I suoi funerali si svolgono a New York, a Little Italy, nella chiesa della Madonna di Pompei. Con i dollari e i soldati degli Stati Uniti, la Grande Guerra finisce. Reparti americani entrano in trionfo insieme agli italiani a Trieste, a Fiume, a Milano e in altre città. Persino il Colosseo deve ospitare una festa per la vittoria. Il generale Armando Diaz si reca a New York e viene acclamato dagli italo-americani. L'Italia ha vinto, ma è stremata. Si è indebitata con l'America e i debiti si pagano, soprattutto quelli di guerra. Diventa un punto d'onore per gli emigrati contribuire alla colletta pro debito dell'Italia verso gli Stati Uniti. La raccolta crea una buona impressione nell'opinione pubblica americana, sempre molto attenta verso chi ha il senso della patria e verso chi rispetta il dollaro. Penso che gli italiani di oggi sappiano poco delle sofferenze che hanno patito gli italiani che sono partiti. Sono proprio sofferenze dell'anima. C'è una piaga, un mercato di bambini. Non riguarda solo i padroni che li comprano, riguarda anche i genitori che se li vendono. Monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, ha creato un'opera di assistenza per gli emigrati. Religione e patria è il suo motto. I missionari dell'Opera Bonomelli scoprono 80 ragazzi italiani schiavi nelle vetrerie di Lione, altri 130 in quelle di Parigi. Non hanno ancora 13 anni. Li liberano. Anche i socialisti e i sindacati si impegnano nell'assistenza. L'Umanitaria diventa l'associazione concorrente delle opere cattoliche. Gli emigrati stanno in mezzo. Da un lato hanno missionari che stentano a capire quanto sono complessi i rapporti con i padroni. Dall'altro hanno sindacalisti che faticano ad ammettere il ruolo della religione. Che eravamo situati vicino alla chiesa e tutte le attività della comunità erano centrate nella chiesa. Dopo una settimana di lavoro, ritrovare gli amici alla fine della messa, riunirsi e sentirsi cristiani. Il governatore dello Stato americano del Massachusetts istituisce il Sacco e Vanzetti Day, il giorno di Sacco e Vanzetti, e proclama la loro riabilitazione. Ci sono voluti 50 anni. Father, yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Noi altri è stato una cosa molto triste, si parlava molto là in casa, i miei genitori erano rivoltati con la condanna di questi due innocenti. L'Italia ha molte facce. È un paese di anarchici e socialisti. Nicola Sacco è un calzolaio, Bartolomeo Vanzetti un pescivendolo. Emigrano in cerca di una nuova vita.
Vengono accusati di un omicidio che non hanno commesso. L'America democratica li difende accanitamente. Non ci sono prove, ma vengono condannati alla sedia elettrica. I due emigrati quasi non parlano inglese. Vanzetti dice: sto soffrendo perché sono italiano. Una parte dell'America si scatena contro loro e contro gli emigrati. Il risultato è la paura. Molti italiani si allontanano dalla politica e dai sindacati. Penso che in questo paese ci sia della gente dalla mentalità ristretta che vuole... non so cosa vogliono. Vogliono una qualche utopia bianca che non esisterà mai. Credo che la discriminazione ci sia sempre stata. Nonostante accanite manifestazioni, la sentenza viene eseguita. Sacco e Vanzetti sono innocenti con assoluta evidenza. Il loro funerale pesa su tutto il mondo dell'emigrazione italiana. My love, my innocence, the workers and the poor. For all of this I'm safe and strong and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love and care for every human being. Una stava zitta, si faceva i suoi compiti, faceva i suoi lavori e basta. E non diceva niente dei genitori, della vita di casa o che sapevo parlare italiano. Era tabù. C'è un'altra faccia dell'Italia. L'immagine di un altro tipo di italiano si diffonde per il mondo. Rodolfo Valentino è uno stereotipo italiano che detesto. Oh, Rodolfo Valentino, era la mia gioventù. Detestato o desiderato, Rodolfo Valentino è un emigrato che apre la strada a una leggenda: l'Italia come paese di grandi amatori. Poco importa che per gli altri emigrati la realtà di questa intensa attività siano le 7 madri da record che assieme sommano 51 figli. Si scodellano generazioni di bambini lavorando nei campi e sognando Valentino, un abito alla moda e una festa elegante. Da lontano, gli emigrati assistono all'invenzione del fascismo. Vedono che il primo Mussolini è uno statista apprezzato dagli americani perché è anticomunista. Leggono sui giornali che il prestigio internazionale dell'Italia sta crescendo. Da lontano loro vedevano solo che la figura dell'Italia era forse migliorata nell'economia mondiale, ma vivendo in Italia era diverso. Mussolini si fa riprendere assieme a D'Annunzio. Vuole legarsi al Risorgimento e dimostrare che l'Italia è diventata un baluardo contro l'avanzata del comunismo. All'estero gli emigrati non vedono le violenze e il prezzo che il fascismo fa pagare agli italiani. Il principe Umberto nel 1924 visita il Brasile e l'Argentina. Il viaggio piace al fascismo. Umberto è un ottimo ambasciatore del nazionalismo italiano, del nuovo regime e soprattutto del suo interesse verso gli emigrati. Anzi, Mussolini chiarisce subito un nuovo concetto. La parola emigrati è abolita. D'ora in poi si deve parlare di italiani all'estero. Fate molti figli, dice Mussolini. Fare molti figli è l'unica vera arma del popolo italiano e alla lunga gli altri popoli non riusciranno a difendersi da questa prolificità. Per l'Italia il duce pone un obiettivo: raggiungere i 60 milioni di abitanti entro il 1950. Gli italiani all'estero diventano un settore di punta.
devono essere trasformati in avamposti del fascismo nel mondo per la costruzione di un impero che si affermerà anche facendo nascere milioni di figli e invadendo dall'interno le altre nazioni. Un disegno grandioso, ma con un ostacolo. In mezzo c'è la Chiesa. Ci sono i preti e le loro organizzazioni di assistenza agli emigrati. Prima fra tutte c'è l'Opera Bonomelli e Mussolini ne vuole il controllo. La religione è di Stato e lo Stato è fascista. Dunque anche i preti devono essere fascisti. L'Opera Bonomelli resiste e viene sciolta. Il Vaticano non la difende. Sono in corso le trattative segrete col fascismo per la firma dei Patti Lateranensi, un obiettivo strategico di fronte al quale i preti e emigrati possono essere sacrificati. Zeffirino Poli è un emigrato che ha fatto sua la religione del dollaro, ovvero ha capito al volo come funziona l'America. Quando passa per Ellis Island è un burattinaio, pochi anni dopo è un impresario teatrale. L'avarizia è un peccato, ma nel nuovo mondo si trasforma in una virtù. E Zeffirino Poli è un taccagno come pochi al mondo. Un dollaro dopo l'altro diventa proprietario di una catena di sale per spettacoli. Riesce a venderla alla Fox per 75 milioni di dollari, dollari pesanti, degli anni 20. Poco dopo ricompra dalla stessa Fox tutte le sue sale per una miseria. In mezzo c'è la grande crisi, il crollo delle borse di tutto il mondo, la chiusura delle fabbriche. Zeffirino Poli, ispirato dall'amore per i dollari, riesce a schivare la crisi e alla sua morte lascia una fortuna agli eredi. Ma la sua storia non fa testo. La crisi economica è una grande disgrazia per gli emigrati. Niente quanto la miseria agita i fantasmi del razzismo. Abbiamo trascrizioni della lista di emigrati che lavoravano in un bacino idrico. C'era un salario per i lavoratori bianchi, uno per i negri e un terzo salario per gli italiani. I bianchi erano pagati più di tutti, i negri venivano per secondi e gli italiani venivano pagati meno di tutti. C'erano luoghi in cui era vietato l'accesso agli italiani. Nel sud dovevano andare nelle scuole dei neri. Visto da fuori, il fascismo sembra possedere la formula magica per compiere imprese sempre più grandi. Per costruire nuove macchine e motori e giganteschi transatlantici con nomi imperiali come l'Augustus. Le immagini di una crociera sul Conte Rosso possono servire a cancellare il ricordo delle navi di Lazzaro, i bastimenti degli emigrati. La terza classe è sempre piena, ma ora sono italiani che si trasferiscono all'estero. Non è permesso chiamarli emigranti. Il viaggio a bordo del mitico Rex entra nei sogni più affascinanti. Il transatlantico italiano batte il record di velocità, arriva a New York in un tempo che nessuno al mondo può eguagliare e conquista il nastro azzurro. Anche gli americani restano stupiti e vogliono ascoltare un discorso del comandante del Rex. Il ricevimento che la città di New York ha fatto al primo viaggio del Rex ha commosso tutto il personale di bordo ed è vivamente riconoscente alla città e al suo sindaco, Mr. Mackey. Questo ricevimento naturalmente verrà conosciuto in Italia e contribuirà
a migliorare sempre più i rapporti cordiali che già esistono tra le nazioni. Viva l'Italia! L'Italietta è morta. Sempre più ardito Italo Balbo vola con la sua squadriglia di idrovolanti verso l'America. Mussolini, figlio di un fabbro, era un maestro elementare. Ora è capo di governo. Si è fatto da sé, come piace agli americani. E se piace agli americani, gli emigrati si sentono più contenti. Balbo arriva negli Stati Uniti in un trionfo di folla. Roosevelt lo riceve alla Casa Bianca. Gli indiani Sioux lo nominano capo Aquila Vittoriosa. Sorvola le cascate del Niagara, ma è a New York che viene accolto come un eroe. Agli emigrati italiani, Balbo parla così. State fieri di essere italiani, o connazionali oltreoceano, esaltate accanto al tricolore la bella bandiera stellata. Ovvero siate italiani e siate americani, siate italo-americani e fascisti. È un patriottismo che piace alla folla degli Stati Uniti. L'Italia non è più una democrazia, ma la democrazia non sembra importante. Più importanti sono l'orgoglio e la forza. Un altro trionfo lo attende in patria. Persino Mussolini deve partecipare ed è furibondo. Nero in volto, è costretto ad assistere alle ovazioni per un suo quadrumviro. Per capire quanto non sopporti la cosa, basta rivedere la sequenza al rallentatore e osservare la sua faccia. Quell'omaccione pilota che gli sta a fianco è l'unico che può dargli ombra all'interno del regime fascista. Lui, che è il duce, deve stare a osservare impassibile mentre Balbo passa sotto l'arco di Costantino come un generale romano trionfatore. Bisogna trovare il modo per sbarazzarsene. Per esempio, si può mandare Balbo in Africa, governatore della Libia, così nessuno può dire che l'eroe volante è stato sminuito. L'Africa del Nord viene proclamata quarta sponda, quasi si tratti di una delle tante spiagge italiane. Poveri contadini vengono convinti ad abbandonare le antiche campagne. Ora vengono chiamati invincibili fanterie rurali. Il sole picchia sulla sabbia della Libia, ma il fascismo parla di magnifica facilità di adattamento delle nostre genti. Emigrati e coloni, emigrazione sotto forma di colonizzazione. Gli italiani ci stanno sempre quando c'è da lavorare e la pagnotta sembra sicura. Balbo fa assegnare un numero a ogni famiglia che avvia verso il nuovo caldo mondo. Badoglio entra ad Addis Abeba con i gas e i lanciafiamme. Ora aspetta agli emigrati coloni fare figli e zappare i campi, dimostrando agli indigeni la generosa superiorità delle genti italiche. Dice un proverbio che finisce sempre per piovere sul bagnato e in effetti anche la natura sembra correre in soccorso del vincitore. Il fascismo si ritrova tra le mani un gigante che fa il pugile e sul ring batte tutti. Ecco quanto è grande e forte l'Italia, quanto Carnera, il nuovo idolo degli emigrati. Il gigante si esibisce in tutto il mondo contro ogni tipo di avversario. Chi pensa che Carnera sia un caso unico viene invitato a ricredersi.
compare sulla scena un altro gigante, Vittorio Campolo, italo-argentino, ovvero figlio di emigrati che hanno viaggiato macellando gli animali sul ponte dei bastimenti. Italiano, italianissimo, come dimostra il suo enorme piatto di spaghetti. Tra tutte le comunità di emigranti, nessuno quanto gli italiani è rimasto fedele alle proprie tradizioni in cucina e questa fedeltà alla fine ha invaso l'America. Anche perché onestamente il cibo americano non è un granché, quindi voglio dire il passaggio gli italiani non l'avrebbero mai fatto, specialmente quelli del sud. Non si rinuncia a un piatto di pasta, a una pizza. Se i primi emigrati venivano chiamati con disprezzo macaroni, nel giro di una generazione i piatti di pasta al sugo fanno la fortuna dei ristoranti italiani. Nel giro di 2 generazioni si arriva a vendere più di 3 miliardi di pizze all'anno negli Stati Uniti. Ogni settimana mia nonna faceva la pasta in casa. Io stavo a guardarla mentre preparava il vulcano. Lo chiamavo così perché faceva un monte di farina, poi faceva un buco al centro e ci metteva dentro le uova. Poi cominciava a impastare. Mi piaceva da morire assaggiare la pasta cruda. Non solo pasta e pizza. Un'incredibile serie di piatti cucinati dalle mamme secondo centinaia di ricette tradizionali escono dalle famiglie degli emigrati e convincono il mondo che l'Italia è un paese di cuochi e di buon gustai. Penso che essere italo-americana significhi tante cose. È importante dal punto di vista culturale quello che decidi di mantenere e quello a cui devi rinunciare perché non c'è posto nella tua vita. Mio fratello più piccolo, ad esempio, ora ha deciso che deve imparare a fare i dolci italiani, gli struffoli, il panettone di Natale e roba del genere. Penso che l'Italia possa insegnare agli americani a rilassarsi e a godere la vita, i piaceri della tavola e ad apprezzare il vino e il bello della moda. Nonostante il razzismo, nonostante le difficoltà economiche, la passione tutta italiana per la politica riemerge tra gli emigrati. A New York un piccolo uomo sostenuto da un grande consenso popolare prende in mano il governo della metropoli. Fiorello La Guardia è riuscito a riunire persone di molte origini diverse. Aveva una grande umanità e l'ha trasmessa alla gente della città. Molti lo ricordano con affetto. Fiorello La Guardia aveva combattuto in Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Era stato eletto al Congresso americano e ora diventa sindaco di New York. Ci sono altri italiani che raggiungono importanti incarichi pubblici, come Vito Marcantonio e Carlo Tresca, ma è Fiorello La Guardia che lascia un segno nella politica americana. She's ripping her laundry there, a little delicate piece of lingerie, and he looks in. Ye gods! And crash! Con la sua energia e la sua carica lo si può trovare impegnato come attore alla radio o deciso a distruggere con le sue mani le slot machine sequestrate alla mafia del gioco d'azzardo. Quando se ne andrà, lascerà un'eredità politica che molti italo-americani raccoglieranno. Intanto anche la politica mondiale cambia. Molti inganni e molte illusioni cadono. Tutto diventa più chiaro e a un tempo più tragico. La dittatura che governa l'Italia si allea saldamente con la dittatura nazista della Germania, così saldamente da chiamare asse il patto tra Roma e Berlino. Chi può fugge. Lo storico Gaetano Salvemini va a insegnare ad Harvard negli Stati Uniti. Don Sturzo si rifugia in Florida. Enrico Fermi porta agli americani le sue ricerche sulla fisica.
e molti lo ritengono tra i massimi responsabili delle esplosioni atomiche. Enrico Fermi forse non fu capito. Della sua attività si considerano soprattutto le ricerche svolte per la bomba atomica, ma credo che molti fraintendano il suo contributo. Era orientato verso la pace. L'Italia, sempre più legata alla Germania nazista, inventa il razzismo di Stato e vara delle leggi che colpiscono tutti gli ebrei italiani. Prima non c'era mai stata una discriminazione contro gli ebrei. Io sono di famiglia ebraica e quindi ci siamo trovati di colpo che tutti abbiamo perso il lavoro. Nuovi tipi di emigranti salgono sulle navi, profughi politici e perseguitati. Gli italiani ebrei che intuiscono la tragedia ormai prossima spendono tutti i risparmi e chiedono aiuto per fuggire dal loro paese. La quota degli emigranti italiani in Nord America era già bloccata completamente, quindi era molto difficile andare in Nord America. Allora abbiamo pensato al Sud America, fino a quando, per fortuna, i fratelli Pirelli, che sono stati molto gentili con mio marito, che lavorava già alla Pirelli da circa 10 anni, molto gentilmente hanno detto: noi stiamo per mettere una fabbrica di cavi elettrici in Sud America, in Argentina, con difficoltà per avere il visto, perché in quel periodo era pieno di gente che cercava di scappare dall'Europa e quindi i visti li davano un po' col contagocce, facendosi pagare. Non era facile e finalmente nel giugno, sì, fine giugno del 39, siamo partiti. Arturo Toscanini è il più grande direttore d'orchestra del mondo, un maestro circondato da un'aura di prestigio assoluto. Le migliori orchestre vengono affidate alla sua bacchetta per esecuzioni memorabili. L'Italia fascista lo vorrebbe in patria e persino la Germania nazista cerca di coinvolgerlo. Toscanini si sente ingannato dal fascismo. All'inizio ha aderito pensando che fosse un movimento di profonda riforma sociale. Poi, di fronte alle violenze, alle repressioni, alle leggi razziali, prende una posizione netta. Sale su una nave e parte verso l'America, giurando di tornare solo dopo la fine delle dittature. Aggiunge volontariamente il suo nome alla lista di chi è emigrato per salvare la vita. Viaggia fino a Gerusalemme per dirigere l'orchestra ebraica e così dimostrare al mondo la sua solidarietà con le principali vittime del nazismo. Ma non dirige più in Italia finché non cade il fascismo. Per quanto mal guidato e impreparato, il paese Italia ha fatto dei programmi per una guerra che in breve diventa mondiale. Tante divisioni di fanteria, delle buone navi, un discreto numero di aerei. Sono stati contati i cannoni e le baionette, pronta l'assistenza ai cittadini per difenderli dagli attacchi aerei, calcolati i fusti di benzina e le scorte alimentari. Militari e civili sanno che una guerra comunque non è una scampagnata. Anche se nessuno si rende conto della tragedia che sta iniziando, tutti i settori del paese Italia hanno dei piani di mobilitazione, scadenti ma li hanno. C'è solo un settore che viene trascurato, completamente dimenticato come se non esistesse, l'altra Italia, quella degli emigrati. Quando l'Italia entrò in guerra, dei negozi qua sono state rotte le vetrine, ci insultavano per la strada. Tu non potevi parlare una lingua straniera in mezzo alla strada come lo fai oggi. La prima reazione è violenta.
Da Londra a Sydney, negozi e ristoranti italiani vengono assaltati. Gli emigrati non osano farsi vedere in giro. Molti perdono il lavoro. C'è chi pensa che sia sufficiente fingere di non essere italiani. Vengono cancellati i nomi, spariscono le insegne, ma non basta. Il prezzo da pagare è molto più alto. Il fascismo, sfruttando gli emigrati, ha diffuso la sua propaganda all'estero. Piccoli partiti fascisti sono nati in alcuni paesi. L'alleato dell'asse non è stato da meno. Il congresso del partito nazista americano propone immagini inquietanti di folla dove la bandiera con la svastica viene esibita assieme a quella americana a stelle e strisce, in nome del dominio di una pretesa razza superiore e bianca. Si diffonde una psicosi della spia, dell'invasione. Se l'asse conquista il Sud America, l'invasione potrebbe partire dal Brasile. Un filmato sceneggiato ricostruisce la meccanica di un possibile golpe negli Stati Uniti ad opera dei nazisti americani. La presenza degli emigrati può favorire questo immaginario golpe. Si immagina che gli emigrati, nel migliore dei casi, simpatizzino col nemico e nel peggiore si trasformino in spie e sabotatori. Alcuni incendi, alcune esplosioni fanno scattare l'allarme generale. I porti vengono messi sotto stretto controllo. Le spie si nascondono tra gli emigrati e l'FBI scatena la caccia alle spie. Indagini, intercettazioni, pedinamenti portano ad alcune catture. Ora non c'è più bisogno di ricostruzioni sceneggiate con attori, basta riprendere la realtà. I processi sono rapidi. La sentenza è pesante, pena di morte. Fucilazioni e impiccagioni vengono puntualmente filmate. Questa gente fuori dall'Italia che lavorando integrata sono come agenti infiltrati della nazione italiana. All'età di 18 anni e un mese sono stata internata dal governo australiano come italiana. Io mi consideravo australiana essendo nata qua in Australia. Anche il Congresso degli Stati Uniti da poco ha ammesso il problema degli italiani mandati nei campi o messi agli arresti domiciliari. Molti di loro erano persone importanti negli Stati Uniti. Campi di concentramento per emigrati italiani. Le nuove patrie li rifiutano e loro pagano ancora per la vecchia patria che li ha abbandonati. A vedere essere chiuse col reticolato, poi con la sentinella, con le mitre che ci stavano a guardare, questa era una cosa che mi dava molto molto fastidio. I bambini degli internati finiscono nei collegi di preti cattolici. Possono andare a trovare i genitori solo nei giorni di vacanza. Molti emigrati non sanno perché si trovano dietro il filo spinato. Fino ad ora avevano pensato solo a lavorare e a far campare la famiglia. Reagiscono come possono e come sanno. Cercano di far riemergere anche dentro i campi quello spirito italiano fatto di voglia di vivere, capacità di adattamento e buona cucina. Nel nostro campo il mangiare ce lo portavano crudo le autorità e questo veniva cucinato dalle nostre signore e gli uomini che stavano nel campo. Non abbiamo sentito di mangiare della roba che non ci piaceva. Si cercava di rendere la vita più facile possibile. Un pianoforte c'era anche nella sala e c'erano un paio di persone che suonavano molto molto bene. Il Brasile requisisce i beni degli internati, ma i brasiliani interpretano con una forte carica di umanità le misure contro gli italiani. La durezza dei campi varia da paese a paese, ma per tutti l'internamento è uno shock, una gogna sociale, un'umiliazione di cui è meglio non parlare.
Anche quando sono uscita dal campo, per anni e anni e anni, io non potevo parlare del mio internamento con nessuno, soltanto con le persone italiane che sono state internate come noi. Ma con gli australiani neanche una parola. Per gli emigrati non rinchiusi nei campi diventa un punto d'onore andare ad arruolarsi. Non basta lavorare nell'industria di guerra. Che è stata una roba terribile, vero? Che il Brasile tocca entrare in guerra con l'Italia. Terribile perché bisogna combattere contro gli italiani, contro i propri parenti. Eppure gli emigrati giurano fedeltà e dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Brasile vanno alla guerra. Partecipano allo sbarco in Sicilia e allo sbarco di Anzio. Sorvolano le città italiane per bombardarle. Si fanno paracadutare oltre le linee per raggiungere la resistenza. Anche nella mia famiglia alcune persone sono state mandate in Italia meridionale, dove effettivamente avrebbero potuto trovarsi a puntare l'arma contro un parente. Mia madre mi diceva che si doveva fare perché eravamo americani. La guerra con la casacca del partigiano, con la camicia nera fascista o con la divisa degli alleati diventa guerra di italiani contro italiani su tutti i fronti e alla fine ognuno riporta a casa i propri caduti. A Roseto dell'Abruzzo vanno i morti italiani e Roseto della Pennsylvania onora i suoi italo-americani. Le disfatte sui vari fronti gettano nel panico gli emigrati coloni. Sfidando i siluri e gli aerei alleati, una nave ne rimpatria 900 dalla Corsica. Ma per chi si trova a zappare in Libia o in Etiopia non c'è niente da fare. Non ci sono navi sufficienti neppure per mettere in salvo i soldati. Le invincibili fanterie rurali su cui il fascismo voleva costruire l'impero vengono abbandonate al loro destino in mano agli eserciti alleati. Quando passa vicino alla gente comune, la grande storia non bussa alla porta di casa, la abbatte, fa esplodere i tetti e sbriciola i muri. Le città diventano un campo di battaglia e gli uomini tornano a vivere nelle grotte. Non si può tenere lo sguardo sempre rivolto all'indietro, sui morti e sulle rovine. Sopra le macerie, le donne riprendono ad allattare, balie della vita che continua, pronte a far crescere una nuova generazione. Mia madre è venuta in America alla fine della Seconda Guerra Mondiale perché era innamorata di mio padre. La loro era una vera storia d'amore. C'è un nuovo tipo di emigrata. I militari la interrogano, la studiano, la schedano e infine scrivono nell'apposita casella sposa di guerra. Sulle navi salgono migliaia di donne italiane, pronte ad emigrare col pancione, con un bambino o solo con un sogno. Pronti? Via! Rosamunda, tu sei la vita per me. Rosamunda, tutti dei baci per... Ci sono masse di soldati italiani prigionieri sparsi per il mondo. Le nazioni alleate se li sono divisi per avere della forza lavoro a basso costo al posto dei loro uomini impegnati sotto le armi. Io mi ricordo che i prigionieri americani e italiani che erano qui a Fort Dix, molte domeniche venivano a questa chiesa e la chiesa poi dopo dalla messa davano loro un pranzo. La domenica i giovani soldati italiani venivano prelevati dal campo dei prigionieri e portati alla messa. Le nonne italo-americane preparavano per loro la cena della domenica, li confortavano, chiedevano da dove venivano. Insomma, i prigionieri italiani venivano accolti bene da famiglie di emigrati che avevano mandato i figli, in sostanza, a combattere in Italia proprio contro quei soldati. Le condizioni dei campi variano da paese a paese. Per molti prigionieri sono insopportabili.
il cinematografo, e mettevano un telone, un po' di gente di qua, un po' di gente di là, quelli vedevano. Quando vedevano qualche donna, qualcuno usciva pazzo. I prigionieri devono lavorare e ricevono una paga che viene calcolata in base al salario medio di un operaio. La guerra è finita e alcuni decidono di trasformarsi da prigionieri in emigrati. Sono stato catturato nel 40 e uscì dal campo nel 46, quindi si figuri 6 anni. Sono scappato, ho trovato il lavoro, dopo incontrai mia moglie, ci siamo sposati alla cattedrale di Sydney. L'Australia offre la possibilità di restare e di farsi una nuova vita in una nuova patria. Le condizioni sono buone, molti prigionieri accettano. L'Italia che li ha abbandonati resta solo un ricordo nostalgico. L'eroe di Bardia sono stato, ho combattuto, che ero assediato, deposi il fucile, non perché fui vile, ma la storia sa la verità. Italia bella, dai verdi prati tutti in fiore, tu sei quella che di nostalgia riempi il cuore. Dopo la guerra, i trafficanti di emigranti riprendono i loro affari muovendosi in un paese di straccioni e miserabili. Ci sono famiglie che si vendono tutto pur di procurarsi un espatrio clandestino. Non stavamo bene economicamente, ma avevamo sempre lo spirito di mia mamma che faceva vedere che tutto quello che succedeva attorno a noi non esisteva. Sempre cantava, aveva uno spirito molto allegre. In Italia c'è chi ammassa lo zucchero per poterci speculare sopra e chi vive in un tugurio combattendo contro i pidocchi. Per costruire un nuovo paese bisogna ripartire dal lavoro, ma al lavoro non ce n'è. Scioperi e occupazioni dei campi spesso finiscono con dei morti ammazzati. Ancora una volta, l'unica strada è l'emigrazione. Niente emigrare, qui lavorare! Combattiamo l'emigrazione, si combatte l'emigrazione! Guerra all'emigrazione, non si vuole emigrare! Mio padre cercava di indorare la pillola, ma credo che molte volte non abbia dormito la notte perché faceva molti lavori. Da mio padre ho imparato ad apprezzare tutto. Il mangiare che avevo nel piatto, la casa in cui vivevo, il letto in cui dormivo e la famiglia. Molto importante la famiglia. Nel vedere le condizioni da cui partono i nuovi emigranti, sembra impossibile che siano riusciti a ricostruirsi una vita. Gli italiani sono molto più creativi di altri popoli e quelli del sud poi hanno una marcia in più. Credo che quello che noi italo-americani abbiamo ereditato dagli italiani è l'amore per la vita. L'Italia ha poca cosa da insegnargli al nostro Brasile. Poche cose, perché l'Italia è stata tanto più egoista, tanto più severa in tutto. Un paese egoista e severo. Non c'è altro modo per definire il comportamento dell'Italia di fronte a un'altra emigrazione di massa che assume il peso di un esodo biblico. Dall'Istria, da Pola, fuggono più di 300.000 italiani. Lasciano terre che non sono più Italia. Scappano dalla morte, dall'incubo delle foibe, dalle persecuzioni e dai massacri attuati dagli jugoslavi di Tito. Fuggono e l'Italia non li accoglie. Per molti il viaggio è un'odissea in cerca di un porto dove sbarcare. Una comunità di profughi finisce in Sardegna, altri se ne vanno direttamente all'estero in cerca di nuove patrie. Vittorio Emanuele Orlando, a nome della perenne solidarietà italiana, il sindaco Rebecchini, a nome di Roma, partecipano in Santa Maria degli Angeli alla messa funebre per i trucidati di Mogadiscio. Oltre 50 italiani caduti per aver espresso i sentimenti della vecchia colonia in opposizione a quelli di una sciovinistica lega della gioventù somala. Tentando di salvare le fattorie,
molti emigrati perdono la vita nelle ex colonie africane. Secondo il trattato di pace, l'Italia deve prendersi cura della Somalia fino al 1960. La chiamano amministrazione fiduciaria. Non serve a niente. Non aiuta la Somalia a diventare una nazione minimamente efficiente. Non aiuta gli emigrati coloni a superare le loro difficoltà. L'Africa è agitata da movimenti rivoluzionari e indipendentisti. Nel 1960 l'Italia lascia l'amministrazione fiduciaria. Somalia, Eritrea ed Etiopia precipitano in un clima di guerra perenne. Gli emigrati coloni della Libia resistono più a lungo, fino a provare l'illusione di poter restare. Poi una rivoluzione travolge pure loro e nel 1970 devono abbandonare tutto e rientrare in Italia. Nessuno si ricorda di Filippo Gagliardi, ma Filippo Gagliardi è lo zio d'America, il parente che è emigrato e ha messo su una fortuna in dollari. Gagliardi torna e regala al suo paese, Montesano, un acquedotto, una cattedrale, un asilo e un busto di sua mamma, che è morta poche ore dopo averlo rivisto. Al vicino paese di Morigerati, Filippo Gagliardi paga l'illuminazione elettrica per tutte le strade. Tutti sognano lo zio d'America e il grande zio d'America esiste davvero. È lo zio Sam della propaganda americana e agisce con i soldi del piano Marshall. L'Italia ha un assoluto bisogno degli aiuti che arrivano dagli Stati Uniti. That is why I am here to tell you what sentiments and motives inspire hearts and minds of the Italian people. They are, first, gratitude for the generous cooperation of the American people. De Gasperi va avanti e indietro sopra l'Atlantico e quasi si inginocchia davanti al presidente americano. In realtà è un uomo solo, con la responsabilità di un paese che rischia di restare schiacciato sotto la propria miseria. Il piano di ricostruzione ha una sigla, si chiama ERP, ERP. Nella busta paga c'è scritto "La prendete grazie all'ERP". E la gente già chiama erpivori tutti quelli che ci speculano sopra e pretendono il pagamento di mazzette per concedere gli aiuti. Anche l'abbazia di Cassino viene ricostruita, ma gli zii d'America hanno una richiesta. Le poste consegnano un fiume di lettere e cartoline. Sono gli emigrati che scrivono ai parenti d'Italia e li invitano a votare contro il comunismo. Annunciano che non manderanno più pacchi e soldi se non dopo le elezioni, quando si vedrà chi avrà vinto. Con i dollari dello zio d'America si salva solo una parte dell'Italia. L'altra parte continua a emigrare. La nonna Stella, la mamma di mia mamma, ci ha accompagnati fino alla stazione, si è inginocchiata e si è messa a piangere. Antonietta Bonaria emigra a Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, un paese passionale e inquieto. La comunità italiana è la più numerosa e partecipa attivamente alla vita politica. Due personaggi conquistano il cuore della gente e trascinano il paese, Juan Domingo Perón e Evita Duarte. Io ho conosciuto centinaia di sardi che hanno parlato con Perón. E lui stesso l'ha detto, io sono discendente di origine sarda, però mai ha detto che era sardo. È vero, Perón ammette di essere discendente da una famiglia di sardi. Ma oltre la verità c'è anche una leggenda. Da un gruppo di emigrati partiti all'inizio del secolo manca un ragazzo, sembra scomparso nel nulla, ma è vivo. La madre in Sardegna, nel paese di Mamoiada, ne ha alcune tracce. Si chiama Giovanni Piras. Giovanni si traduce in Juan e Piras, che in sardo vuol dire pere, diventa Perón. Un emigrato che ha cancellato la propria identità per poter fare tutta la carriera politica. Leggenda o verità? Difficile a dirsi. Dal registro delle nascite qualcuno ha strappato la pagina col nome del presidente argentino. Di sicuro c'è una dichiarazione di Perón nell'esilio spagnolo in cui ricorda suo nonno, fuggito dall'Italia per evitare le persecuzioni politiche.
Peron che ammette di essere sardo e di provare tutto quel sentimento di vendetta che i suoi avi dall'isola gli hanno tramandato. L'Australia a quei tempi era un posto lontano nel mappamondo e Bartolo non aveva avuto una grande comunicazione con me per spiegarmi che cos'era questa Australia. Per vedere dove è finito il suo fidanzato Bartolo, Renza Denaro deve ruotare tutto il mappamondo. E anche così non le è facile capire. L'Australia è enorme, molto più grande dell'Italia, molto più grande dell'Europa. Lei conosce poche parole d'inglese e non riesce a trovare quel posto dove lui fa il tagliatore di canne. Sacrificio, lavoro, abnegazione e tolleranza. E anche oggi io penso, per coloro che vengono da altri stati e cercano di mettere piede qua, la prima fase è quella del lavoro, adattamento, difficoltà di lingua. Sei un handicappato quando arrivi qua. O ce la fai o te ne torni indietro. Tagliatori di canne da zucchero nelle terre degli aborigeni. Minatori sotto la crosta di un deserto infuocato in cerca di opali. Nel deserto si vive sottoterra e il sole è fuoco sulle macchine di metallo. Questi sono i lavori che l'Australia offre ai nuovi emigranti. Un viaggio in nave per mezzo mondo e appena scesi inizia subito il primo turno nelle piantagioni o in miniera. Tagliando le canne ci si tagliano anche le mani e a volte si tirano su dei serpenti. Si deve appiccare il fuoco per ripulirle alla base. Ma è pur sempre lavoro e per un lavoro l'intero paese di Ginostra, nell'isola di Stromboli, si spopola e la sua gente si trasferisce in Australia. Il massimo, qualcuno diceva buongiorno, buonasera e basta. Good morning, good afternoon e nient'altro. Non è che si faceva un'amicizia con questa gente. Non ci volevano, assolutamente. Noi eravamo fuori dal cerchio. Un autocarro ha trasportato al 7° ormeggio del molo angioino valigie, sacche, ceste. Bagaglio di emigranti e a bordo della bella turbonave Corrientes. È un bel viaggiare. Col viaggio inaugurale della Homeric, 200 siciliani vanno a lavorare nel Canada e negli Stati Uniti. Viaggeranno come principi. Non c'è ironia in queste frasi e non si tratta di uno scherzo. Sono dei documentari di propaganda del governo italiano in tema di emigrazione. Ma questo è un arrivederci. L'Italia sa di non perdervi. Non si dimenticherà mai di esservi madre. L'emigrazione è una piaga, una malattia sociale che non si riesce a curare. Oggi l'Italia siede al tavolo del G8, tra le 8 nazioni più potenti del pianeta. Ma a quel tavolo è l'unica ad aver avuto un'emigrazione così imponente e così prolungata nel tempo e ad essersi trasformata in pochissimi anni in un paese che subisce una fortissima immigrazione. Ancora esistono i centri di assistenza per i nostri braccianti che emigrano, che già bisogna costruire i centri di assistenza per i braccianti del terzo mondo che arrivano in Italia. Renza Denaro rimane sola in Italia, come molte donne che vedono i loro uomini partire per l'altro capo del mondo. Dopo pochi giorni Bartolo è partito. E da quel punto lì ci siamo messi in comunicazione per lettera, dopodiché le cose si sono raffreddate. Bartolo non ha scritto più, io continuai con la mia carriera e così il silenzio di Bartolo si prolungò per 9 mesi. L'Australia bianca non ama gli emigrati italiani, ne ha bisogno ma non li ama. Bartolo si butta sul lavoro, si spacca letteralmente la schiena. Finalmente, dopo 9 mesi, riesce a scrivere una lettera. Circostanze che non poteva spiegare, lo avevano ridotto al silenzio, ma che ora tutto era in chiaro, che lui mi voleva bene, che se potevamo andare avanti era pronto a sposarsi e a mandare alla procura. Bartolo deve rimettersi subito al lavoro. Renza non ha ancora i soldi per partire, ma i due vogliono sposarsi lo stesso. L'unica soluzione è il matrimonio per procura. La chiesa era piena, non di invitati, ma di gente che venne a ascoltare la messa e vedere questo matrimonio. E i commenti erano naturalmente un po' misti. Questa ragazza
così carina, così, e sposa questo sposo così anziano, brutto, vecchio. E dai, che diceva qualche altra, forse lui c'ha soldi e magari la ragazza vede la convenienza. Scusate, dice, io sono lo zio della sposa. Quel signore lì non è lo sposo. Cosa dice lei? Quello è lo sposo, è il procuratore, è il padre dello sposo. Ma che bell'uomo che è, guardi là, dice. Molti emigrati sposano per procura una donna italiana e mandano all'altare un loro parente con la delega a rappresentarli. Mio suocero ha messo l'anello al mio dito, al mio anulare, mentre io no. Gliel'ho messo sul palmo della mano e lui ha chiuso la mano come custode di quella fede. A volte i due sposi si conoscono appena, altre volte devono risparmiare a lungo prima di poter vivere assieme nel nuovo mondo. Passano 3 anni prima che Renza arrivi con una nave in Australia. Io parlai da sopra, dal ponte, dalla nave, quando l'ho visto giù. E gli ho detto, Barto, hai i capelli? Del sesso è il primo punto della vita, insomma. Sono uomini dove si trovano a mangiare, mangiano. Vedove bianche, le chiamano così. I loro mariti non sono morti, sono spariti. Le vedove bianche sono le protagoniste delle storie che finiscono male. Non si parla di loro nei documentari di propaganda. Sono una tragedia tutta femminile dentro la piaga dell'emigrazione. Sono le donne abbandonate dai mariti emigrati. Un'enormità, più di 400.000. Non ho più ricevuto notizie da suo marito da quanti anni? Sono 4 anni. E che cosa gli ha lasciato suo marito? Niente. 3 figli, vedo. 3 figlie, senza niente, senza né casa. C'ho solo la vecchia, la mamma di mio marito. Assieme a mio marito sono andata in Svizzera. Poi 5 giorni è stato così, che è stato vicino a me e ha detto che l'avevano vicino alla testa, che questi bambini non sono i suoi. Per queste donne vivere nei paesi dove sono state abbandonate è ai limiti dell'impossibile. Sole, senza soldi e con dei figli da far crescere comunque. È la faccia più nascosta dell'emigrazione. Gli italiani non sono delle bestie, ma che fra gli italiani c'è il buono e c'è il cattivo. L'italiano si è redento, ha migliorato il suo aspetto, il suo background. Io mi ricordo il giorno che arrivò la prima macchina di caffè ed è stata messa nel Strand Arcade e andavamo là odorando questo caffè, è una cosa meravigliosa. Macchine per il caffè, macchine stravaganti come la 500 e la 600, macchine da scrivere. La leggendaria Vespa, scarpe eleganti e raffinate. Abiti che conquistano il mondo della moda. Il boom economico italiano si trasforma in una serie di merci. Ci sono emigrati che conquistano settori ricchi dell'economia. Pasta and power, ovvero pasta e potere. Nell'industria dell'alimentazione e nella ristorazione gli italiani sfondano. Stoffe e borse, acconciature create dai parrucchieri e palazzi progettati dagli architetti. Ciò che viene disegnato dagli italiani sembra avere una marcia in più. Si chiamano Jack, oppure Rocky, come Rocky Graziano. Sono gli eredi di Carnera, idoli del pugilato che conquistano titoli mondiali. L'America scommette sui loro incontri, impazzisce quando salgono sul ring. Sono italiani, come risulta evidente dalle vocali dei loro cognomi, figli di emigrati passati per Ellis Island. Rocky Marciano in realtà si chiama Rocco Marchegiano ed è originario dell'Abruzzo.
È lui il leggendario pugile a cui si è ispirata Hollywood per la serie di film Rocky. Jack LaMotta in realtà si chiama Giacobbe LaMotta. Gli amici lo chiamano Giacomino, finché diventa il mitico pugile Jack LaMotta, che ha ispirato il film Toro Scatenato con Robert De Niro. Su Life Magazine, una delle più importanti riviste americane, la giornalista Noel Bush scrive di aver personalmente accertato che Joe DiMaggio non usa olio d'oliva sui suoi capelli, si lava regolarmente con acqua e il suo alito non puzza di aglio. Non è una barzelletta e non c'è traccia di ironia. La giornalista, assolutamente seria, conclude affermando che gli italiani non sono capaci di fare la guerra, ma sono molto adatti per sport come il baseball. Joe DiMaggio è un grande campione. La più bella attrice del cinema mondiale si innamora di lui e lo sposa. È il massimo. Successo, soldi, fascino, cinema, sport. Anzi, di più. Nella vita tormentata di Marilyn, Joe DiMaggio è l'unico che le dona un vero sentimento. È l'unico che la ama teneramente anche dopo il suo suicidio. Un sentimento solido, come generato da una cultura antica, da un romanzo d'altri tempi. Uno di quei sentimenti che non svaniscono in poco tempo. Joe DiMaggio è un mito americano che sorprende l'America e attorno a lui si avvertono gli sforzi per far dimenticare che è anche un figlio dell'emigrazione italiana. Successo e soldi sono per singoli fortunati. Per gli altri c'è solo lavoro e ancora lavoro. Quanto può guadagnare un operaio alla Volkswagen? E se fa i doppi turni per mandare più soldi alla famiglia? Quanto può vivere un emigrato in miniera? Un minatore a carbone si ammala entro 15 anni. Uno che apre le gallerie e spara la terra può vivere in miniera 10 anni. Anche meno, perché quella terra la respira e gli diventa cemento nei polmoni. O molto molto meno, perché le gallerie gli crollano addosso. Nella tragedia di Marcinelle muoiono 130 italiani, minatori senza più miniere, emigrati dall'Italia al Belgio solo per sopravvivere. Il fuoco ostacola per 15 giorni i soccorsi. Quando qualcuno riesce a scendere nei cunicoli è solo per recuperare i cadaveri. Non resta che fare i conti con l'altra faccia dell'emigrazione. La sofferenza contro il successo, la brutalità contro il benessere. Scioperano gli operai dell'Ansaldo, sciopero duro. Si arriva all'occupazione e all'autogestione dei grandi cantieri. È in atto una crisi, c'è un grande cambiamento. I bastimenti in cui stipare migliaia di passeggeri non servono più. Avanzano veloci gli aerei. Pronto, pronto. Hello? Leonardo da Vinci? The captain, please. Chi va ancora per mare lo fa per suo piacere perché è in crociera. Transatlantici e aerei si passano il testimone. It's the Cristoforo Colombo, our sister ship, which is sailing for New York. Well, goodbye. Buon viaggio. Di questa crociera non si può altro che dire che è stata una cosa talmente meravigliosa e fantastica. Ora voglio salutare tutti quanti gli italiani che sono in America. Grazie mille. Guarda il mare com'è bello, spiritando e sentimento. It's Now or Never diventa O Sole Mio e torna a Sorrento, viene tradotto in Come Back to Sorrento. Dagli americani si fa chiamare Dean Martin, ma il suo vero nome è Dino Crocetti. Italiano come una delle attrici più sexy, Anne Bancroft, che è nata nel Bronx, ma che di cognome si chiama proprio italiano. Come The Voice, Frank Sinatra. Dietro c'è odore di mafia, ma nessuno lo tocca. Lui è The Voice, la voce per eccellenza. Gli americani li chiamano i bravi ragazzi e con questo vogliono dire che non sempre hanno fatto da bravi.
venite espatriate, andate fuori da casa vostra, prendetevi l'esperienza e poi tornate a casa. Il 1969 porta gli operai in piazza e l'Italia ne esce sconvolta. Manifestazioni, assemblee, comizi, cortei, occupazioni, tafferugli e scontri. E sopra tutto ciò, ancora una volta, una nuova ondata di emigrazione. L'Italia non ce la fa. È passato un secolo dalle vecchie carrette che navigavano verso il nuovo mondo e ancora molti devono partire per raggiungere i dimenticati dell'altra Italia. Welcome to the United States. Il governo italiano molte volte ci ha dimenticato e si dimentica di noi altri. E noi altri mai abbiamo dimenticato la nostra patria. Mai, mai e mai la dimenticheremo. A mio avviso gli italiani pensano che gli italo-americani non siano veri italiani. In America i tuoi valori cambiano. Io non rimprovero niente all'Italia. L'Italia, quello che ho chiesto me l'ha dato. Ho lasciato io. Ho fatto la mia scelta. L'Italia per me è la patria, la prima patria. La seconda patria è questa. Io adoro l'Australia, adoro Sydney. La mia Messina è lì nel cuore, ma è una Cenerentola. La voglio bene, ci penso. Io sono in love con l'Australia. L'ho scelta e la rispetto. I suoi genitori erano immigrati poveri. Hanno fatto i mestieri più umili per farlo studiare e farlo diventare avvocato. Lui è diventato qualcosa di più. Gli americani chiamano Mario Cuomo il filosofo politico. È la coscienza del Partito Democratico. È stato a lungo il governatore di New York, più a lungo di tutti. Lo pregano perché accetti la candidatura a presidente degli Stati Uniti, ma lui non accetta. Sa di essere amato e stimato, ma sa che le sue origini italiane ancora avrebbero un peso negativo nei numeri della grande politica. Geraldine Ferraro è la prima donna candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Comincia la sua avventura politica presentandosi al pubblico con la mamma Antonietta e ottiene uno straordinario successo. Fino a quel momento, le sole immagini di italiane diffuse dalla televisione americana erano quelle di donne che si affacciavano alla finestra e gridavano: «Antonio, gli spaghetti sono pronti!» Gente appassionata. Perciò si pone nella politica. Molto del nostro attuale politico sono figlio o nipote di italiani, molto. Nel 2001 si contano 350 parlamentari di origine italiana eletti in 27 paesi diversi. Questo è un segno di vitalità politica per tutti gli emigrati. Ma ciò che continua a mancare è il rapporto con l'Italia. Il presidente Ciampi non lo vede, o se no che mi chiami per telefono. Non si vogliono notare per niente. Che siamo noi altri? Non siamo figli d'Italia? Io, quando venuto qua in Argentina, mi ricordo, è stato 3 anni, 4 anni che mandavo i soldi alla mia madre, perché l'Italia stava in bancarotta. E tutti gli italiani, sia calabresi, milanesi, amici miei, friulani, trentini, valdostani, che vivevano con me qua in zona dove io, mandavano i soldi alla madre e alle sorelle. Italia qualche volta ci ha mandato qualcosa, noi altri? Mai. Little Italy, piccola Italia. Sarebbe meglio dire piccola grande Italia. Il bisnonno di Leonardo DiCaprio parte da Caserta nel 1884, dorme sul ponte di una vecchia nave e si sistema nel tugurio di una Little Italy. I genitori di Martin Scorsese fuggono dalla Sicilia e lui nasce nella Little Italy di New York. Madonna si chiama Veronica Ciccone e i suoi sono originari dell'Abruzzo.
Adoro Madonna. Vedere una ragazza italo-americana dall'aspetto tipicamente italiano, con quel fisico, quel volto, era importante per me. La mamma di John Travolta è siciliana, come la nonna di Liza Minnelli. L'elenco è lungo, comprende Frank Capra, Francis Ford Coppola, Robert De Niro. Se cresci con l'esempio di italo-americani come Madonna, Robert De Niro, Martin Scorsese, senti di avere qualcosa in comune con loro. C'è questa cultura che li lega, il modo in cui si esprimono quando recitano o dirigono un film. E ci sono anche i Di Giorgio, considerati i più grandi produttori di frutta degli Stati Uniti, i Fontana e i Cerati, che hanno creato la Del Monte, o i Gallo, che producono metà di tutto il vino della California. God bless Italia. Dio benedica l'Italia. Mi considero davvero fortunata ad essere una ragazza italo-americana, davvero fortunata. Dicono che io sono italiana e mi dicono Terona. Allora io sento rimorso e certe volte mi viene da piangere. Non è finita. Basta voltarsi da un'altra parte per capire che non è finita. Parla una ragazzina emigrata in Svizzera e di colpo precipitiamo indietro nel tempo. È sempre difficile farsi accettare, in Italia come in Svizzera, in Canada come in Australia o in qualsiasi altra terra d'emigrazione. I ragazzi hanno avuto difficoltà a crescere perché in quel periodo erano assolutamente marchiati col marchio di Italian. L'atmosfera era crudele, era brutta. E dico anche che all'età di 11 anni, quando io andavo a scuola, un ragazzo mi insultò chiamandomi Digger e io l'ho presa a pugni. Digger vuol dire zappatore, bifolco, e non sempre si può reagire prendendo a pugni chi ti offende. C'è una soluzione che molti trovano più semplice. La gente povera che non tornò, che non conosciò nunca, hanno dimenticato l'origine. I miei nipoti, per esempio, non parlano l'italiano, per niente. Io sono riuscita con i miei figli, sì, perché ho sempre parlato loro in italiano, però è diverso perché mio marito era italiano e quindi in casa si parlava l'italiano, mia cognata era italiana. E allora in casa si parlava italiano e i miei figli lo parlano, lo scrivono perfettamente. Però loro sono sposati con delle argentine e quindi si è perso completamente l'italiano, no? Nessuno dei miei nipoti parla italiano. La storia non finisce qui, non finisce così. All'improvviso, sempre più numerosi, compaiono giovani che non si possono più definire emigranti. No, non sono emigranti, ma persone che scelgono di vivere in un altro posto. Uno viaggia praticamente mezzo mondo per arrivare dall'altra parte del mondo e si ritrova in un posto che è così molto familiare, tutto sommato. Quindi mi sono sentita subito bene. Il padre di Marika è giapponese, la madre è italiana e lei è nata a Milano. Io mi sento molto, probabilmente più italiana che giapponese, perché è molto importante dove sei cresciuto, dove sei nato, cresciuto. Però sicuramente c'è una parte di me giapponese e una parte della cultura di mio padre che è ancora rimasto un giapponese tipico in Italia, che comunque mi ha influenzato sicuramente. Marika ha scelto un altro posto per vivere e lavorare. È emigrata, ma nessuno può considerarla un'emigrata. Fa parte di una piccola nuova pattuglia di persone che cominciano a considerare il mondo come casa loro, senza distinzioni di razze. Dall'altra parte, se si volta la medaglia dell'emigrazione, si ritrova il bisogno di una forte identità culturale e la nostalgia per una patria che non sa di essere tale. Nel cuore mio c'è un gran tormento, lontano della patria non so stare. L'Italia non rimane solo nei ricordi, ma è un posto dove tornare, dove imparare a capire l'Italia di oggi e non solo l'Italia che ti raccontano i genitori. Quindi può darsi anche che non scomparirà così in fretta. Io vedo molto, siccome questo è un discorso che riguarda l'italiano come tutte le altre comunità,
che sono emigrate in Australia e emigrate in altri paesi del mondo. Vedo proprio una nuova categoria di abitante, di cittadino nel mondo che non appartiene più a una cultura sola, è un misto di diverse culture e penso sia questo il futuro. Passano i giorni ed io più mi sento come un uccello che non può volare. Pietro canta così, ma in realtà anche lui ha imparato a volare. Forse non voleva, ma ha dovuto imparare. In Australia, sugli stessi cieli dove anche Marica vola, lontano dall'Italia. Joseph Scelsa è diventato professore di sociologia dopo aver vinto una causa per essere stato discriminato in quanto italiano. Marisa May si prepara a gestire uno dei più prestigiosi ristoranti di New York messo su dal padre in tanti anni di lavoro. Zelia Gattai ha sposato il grande scrittore brasiliano Jorge Amado. Lei stessa è diventata una famosa scrittrice. Rosa Ponselle, un mito della lirica. A 44 anni ha smesso di cantare e si è ritirata a Villa Pace, la sua casa di campagna nel Maryland. Renza Denaro ha avuto 3 figli da Bartolo e ha superato il razzismo degli australiani preparando merende per i compagni di classe dei suoi ragazzi. Il Ku Klux Klan esiste ancora e con le sue strutture segrete continua a combattere contro i negri e gli immigrati. Eugenia Sacerdote de Lustig, ebrea emigrata in Argentina per le leggi razziali, è diventata cieca dopo aver molto studiato e lavorato come medico. Ha 3 nipoti che ogni giorno le leggono tutto ciò che vuole. Fiorello La Guardia è rimasto talmente vivo nel cuore dei cittadini di New York che hanno chiamato col suo nome un aeroporto della metropoli. Claudia Vitelli è diventata un'imprenditrice affermata negli Stati Uniti, proprietaria di grandi fabbriche di pasta e di altri generi alimentari. Juan Domingo Perón. Nessuno è riuscito a dimostrare che lui sia l'emigrato Giovanni Piras, ma le origini sarde dei suoi antenati sono sicure. Jack LaMotta ha continuato a vivere nel mito di se stesso. Robert De Niro è ingrassato per interpretare il suo personaggio in Toro Scatenato. Le vedove bianche, circondate dal disprezzo, sono riuscite a sopravvivere nei loro paesi. Il resto dell'Italia prima le ha ignorate, poi le ha dimenticate. Joe Di Maggio ha continuato fino all'ultimo a portare fiori sulla tomba di Marilyn, dimostrando al mondo che il vero amore non si scorda mai. Mario Cuomo ha preso in moglie Matilda Raffa. Suo figlio Andrew ha sposato una delle Kennedy e sta iniziando la carriera politica. Salvatore Sanna, appena andato in pensione in Argentina, si è dedicato ai suoi 2 hobby, la scrittura di biografie di emigrati e la passione per le belle donne. Annabella Sciorra ha lavorato come cameriera finché il cinema americano l'ha scoperta e lanciata come attrice protagonista in molti film. Lo zio d'America non esiste più. Ora che l'Italia è diventata una specie di America, nessuno crede più alla sua esistenza. In qualsiasi angolo che incontri un italiano, là è un pezzo della nostra terra. Che sia della Calabria, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia, di Milano, Toscana, Sicilia, Calabria, tutte le parti d'Italia, tutti sono italiani. E dove siamo stati abbiamo fatto il nostro onore e l'Italia si deve sentire orgogliosa di noi altri. Viva l'Italia! Il mio nome è Salvatore Sanna, un umile migrante italiano in Sud America, in Argentina. Io voglio dire saluti a tutti, un abbraccio del mio cuore e più di prima cosa alle belle donne italiane.